Staffolo, nella zona di Castelli di Jesi. Staffolo è un comune molto storico, molto importante a livello di tradizione della produzione del verdicchio dei Castelli di Jesi. È un comune di cui si trovano testimonianze storiche fin dal 1300 della produzione di verdicchio e della qualità del fatto che i vini di questa zona fossero molto rinomati. Questa zona, appunto, vi dicevo, geograficamente si chiama Castelli di Jesi perché durante il Medioevo Jesi, facendo guerre e allargando il suo dominio, aveva conquistato tutti i 25 castelli che oggi compongono la zona dei Castelli di Jesi. Siamo tra Staffolo e Cupramontana e la zona, una delle zone più famose dei Castelli di Jesi, più vocata, che si chiama San Michele, la vediamo proprio di fronte a noi. E questa zona è molto famosa per avere un terreno argilloso calcareo molto ricco di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è un sale, un minerale che riesce ad essere disciolto dalle acque piovane, che ovviamente filtrando nel terreno si mineralizzano, e riesce ad essere assorbito dalle radici. Quindi una delle caratteristiche peculiari dei vini di questa zona, soprattutto quando si fanno agricolture biologiche, biodinamiche o comunque delle vinificazioni tradizionali dove si impatta molto poco con la tecnica nella produzione del vino, è appunto quella di avere dei vini che hanno nella sapidità e nella mineralità salata una grande caratteristica. Questo è un terreno argilloso calcareo, la parte limosa è molto attiva, vedete anche quando uno sbriciola il terreno rimane questa parte polverosa, no, sulle mani. Questa è il limo che è una delle componenti del terreno, la sabbia, il limo, l'argilla, quindi un terreno che è argilloso ma una parte di limo abbastanza alta che lo rende un po' più leggero. La cantina è al centro di 7 ettari e mezzo, 8 ettari di vigneto che abbiamo qui a Contrada Castellaretta. Quello che vediamo qui davanti, qui abbiamo 3 impianti differenti. Questo è Montepulciano, proprio di fronte alla cantina. Con il Montepulciano facciamo pochissime bottiglie di rosato e di rosso. Questo qui a sinistra è un impianto di verdicchio dell'anno 2005 e quell'impianto là a destra è sempre verdicchio anno 2013. Produzione totale sulle 45-50 mila bottiglie a secondo un po' delle annate, delle stagionalità. Facciamo sovescio a file alterne. Abbiamo intanto lavorato il sottofila un minimo, abbiamo scalzato un po' il terreno per rallentare la crescita dell'erba durante l'inverno. Se si lavorasse con il cavallo o i buoi potremmo non lavorare mai il terreno, perché capite che il compattamento è minimo, no? Ma siccome lavoriamo con le macchine e il 99,9% delle aziende lavora con trattori più o meno grandi, è importante una volta l'anno, una volta ogni 2 anni avere la possibilità di dissodarlo questo terreno, non per forza lavorarlo, ribaltarlo, tenerlo senza erba, ma sicuramente gestirlo agronomicamente, gestirlo tecnicamente per avere un terreno che è sempre attivo, è sempre vivo. Noi lavoriamo in modo di lavorare tradizionale, francese, quindi l'uva viene caricata in terra impressa, si fa la pigiatura dell'uva, il mosto viene messo in questi 3 serbatoi qua, si fa il débourbage, la decantazione statica del mosto. Quando il mosto è limpido, tendenzialmente dopo 36 ore, un giorno e mezzo, si ha il travaso di questo mosto, quindi prendiamo la parte limpida, la mettiamo a fermentare con il nostro piede di fermentazione. La seconda stanza sono vasche in cemento. Sono molto legato alle vasche in cemento, sono il mio contenitore preferito. Se nel mio mondo ideale lavorerei solo con il cemento, e non è detto che da qui a 10 anni non succeda questa cosa. In queste 6 vasche viene fatto fermentare tutto il mosto delle nostre riserve, delle 2 vigne singole che facciamo, e quelle che rimangono vuote vengono utilizzate per le parti più belle, le vigne più vecchie che poi vanno a comporre il verdicchio, la staffa. Sono tutti serbatoi degli anni 70, e tranne questi 2 serbatoi qua che sono degli anni 30, sono stati recuperati da un'azienda qui di Staffolo che esisteva già all'inizio dello scorso secolo. È vetrificato? Sono tutti vetrificati, sì. Il mio trip è il cemento, magari comprerò delle uova, magari comprerò dei tulipani, magari li comprerò non vetrificati, però è il cemento. Per 2 motivi principalmente: perché all'atto pratico ho riscontrato delle enormi differenze tra il cemento e l'acciaio, e per il secondo motivo, un po' più diciamo romantico, è che il cemento è il verdicchio. Cioè sono 200 anni, se riusciamo a costruire la storia a ritroso di questa denominazione da oggi a 200 anni indietro, è sempre stato fatto in cemento il verdicchio. Noi facciamo selezione massale, dal 2013 abbiamo fatto nuovi impianti, tutti i nuovi impianti sono selezioni massali.
Questo qua a destra è della vigna del Rincrocca, dove facciamo la nostra riserva. Noi facciamo fermentazioni spontanee con un piede di fermentazione, quindi raccogliamo un po' di uva alcuni giorni prima della vendemmia, li raspiamo, mettiamo in una tinozza, aspettiamo la partenza della fermentazione, mettiamo in quel caso della solforosa perché andiamo a bloccare gli apiculati, tutti i batteri che non dovrebbero fermentare, in modo che quello che inizi a fermentare sia effettivamente il nostro lievito Saccharomyces cerevisiae. Dopodiché quella massa viene utilizzata per inoculare il serbatoio che nel frattempo abbiamo vendemmiato e decantato. Io non sono convinto che la fermentazione spontanea sia migliore. Di quello che sono certo è che nella fermentazione spontanea c'è una pluralità di ceppi di lievito che vanno a fare la fermentazione che, se guidata bene, se portata a termine bene, credo mi possa dare una sfaccettatura aromatica e di gusto migliore di quella che potrei avere utilizzando un solo ceppo di lievito selezionato che fa la fermentazione fino alla fine. Negli anni 50 è arrivata l'autoclave, quindi si sono iniziati a produrre spumanti in autoclave, mentre in passato si producevano vini frizzanti rifermentati in bottiglia. Quello che era vino frizzante rifermentato in bottiglia è scomparso completamente. Ovviamente il prodotto fatto in autoclave sembrava più moderno, non più torbido, quindi molto più rifinito, sembrava il futuro. E si è persa la memoria di questo tipo di produzione. Quindi quando io ho riniziato a fare questo prodotto, sono stato il primo in Regione Marche a fare un rifermentato, a ritornare a fare un rifermentato con il verdicchio. Così il fatto che non l'avesse fatto nessuno, abbiamo giocato un po' per trovare il nome, ci è venuto fuori questa idea del mai sentito, perché abbiamo avuto l'idea di qualcuno che lo vede in un wine bar sulla lavagna, verdicchio rifermentato in bottiglia, mai sentito. 10,5, 11, 11,5 gradi di alcol, fa una fermentazione che finisce in bottiglia, quindi riesce ad avere una solforosa molto molto bassa perché non ci sono aggiunte. In quest'annata che è la 2018, abbiamo 18 mg di solforosa totale, quindi una quantità veramente ridicola, e sono dei vini che comunque riescono tantissimo a rimanere buoni nel tempo. Io la prima vendemmia alla 14 ancora ce l'ho e ancora sono molto 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 buoni, perché ovviamente stando sulle fecce fini riescono a rimanere freschi e buoni per tanto tempo. Rincrocca è il nome della collina che è qui sopra casa, dove sorge il vigneto più vecchio che abbiamo in azienda. È una vigna del 1972 che viene vinificata separatamente, come ovviamente gli altri, solamente in cemento, fermentazione e affinamento di un anno sulle fecce fini in cemento. Dopodiché viene imbottigliato e rimane, a secondo delle annate, un anno e mezzo, 2 anni in bottiglia prima della messa in commercio.